Segui il coniglio bianco. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio. Alzate la sirena d'allarme e ruotate fino in fondo le manopole dell'anima. Ascoltate il canto disperato di chi ancora ostinatamente crede di poter lacrimare di gioia. Concedete il tempo di una firma al monologo assuefatto di chi spera persino nel nemico. Sorridete a chiunque non voglia sorridere per paura di perdere e morire. Benvenuti, noi siamo Natus. Molti di voi giudicheranno questo audio complottista, ma chi percepisce la bolla saprà. Si richiede massima attenzione. Il 4 ottobre, le principali piattaforme di social media, presiedute da Zuckerberg, inventore di Facebook, hanno cessato la loro attività. E non solo. Il sito Down Detector ha rilevato interruzioni DNS anche in piattaforme di gioco, di telecomunicazioni e di valuta. Alcuni di voi esclameranno, chi se ne frega, ma non è così. La conseguenza di una debacle tecnologica travolgerebbe chiunque. Cercheremo di spiegarvelo semplicemente. In informatica i server DNS costituiscono il sistema dei nomi di dominio. Sono come delle porte. Quando un utente tramite web vuole connettersi al server Facebook piuttosto che Instagram, il DNS traduce questi ultimi in indirizzi IP, assicurandosi che l'utente arrivi a destinazione. Se queste si dovessero chiudere o smettessero di tradurre, ecco che la totalità o quasi della nostra società cesserebbe. La mattina del 4 ottobre i record DNS che indicavano al sistema come trovare facebook.com o instagram.com sono stati rimossi dalle tabelle di routing globali. Rimossi da chi? Ufficialmente i dati di circa 1,5 miliardi di utenti sono stati venduti su un famoso forum di hacking. Nomi, numeri di telefono, email, posizioni, indirizzi IP, ID utente, credenziali bancarie. Il disservizio sembra ricondurre ad un attacco hacker. Vi confermiamo che non c'è stato nessun attacco. Siamo dinanzi alle prove tecniche del Cyber Polygon. No, non è il titolo di un film di fantascienza, ma a tutti quelli che sbeffeggiano determinati progetti diciamo di stare in campana, perché quando non avrete nemmeno una candela per illuminarvi il buco del culo, allora vi ricrederete. 4 ottobre, Joe Biden ha rilasciato una dichiarazione a cui nessuno ha dato peso, ovvero il possibile rischio di default finanziario. Signori, se gli Stati Uniti avviassero tale procedura, l'impatto sul mondo sarebbe più catastrofico di un meteorite. Tale eventualità, unita ad un blackout esteso, riporterebbe la società indietro nel tempo di almeno 50 anni. Non vogliamo spaventarvi, ma organizzatevi. Non abbiamo date prestabilite da darvi, ma il Cyber Polygon potrebbe attuarsi prima del previsto, simulando attacchi alla catena di approvvigionamento, eventi conseguenti ad una pseudo-crisi informatica. Quei maiali del World Economic Forum hanno già stabilito che un virus informatico con caratteristiche simili al Covid si diffonderebbe più velocemente e più lontano di qualsiasi virus biologico, con un tasso di riproduzione circa 10 volte superiore. Un attacco informatico globale porterebbe all'arresto completo di energia elettrica, trasporti, dispositivi medici che mantengono in vita le persone, tutti i sistemi IoT, telecamere, microfoni, sensori, sistemi finanziari globali, impianti di trattamento dell'acqua, sistemi informatici governativi. Il caos diverrebbe la legge e per quanti di voi auspicano questo scenario, tanti altri ne sarebbero vittime. Il World Economic Forum dice che l'unico modo per fermare la propagazione esponenziale di una minaccia di tipo digitale è quello di disconnettere completamente miliardi di dispositivi vulnerabili, gli uni dagli altri e da internet. Praticamente un altro 4 ottobre. Secondo voi, dopo un blackout totale di circa 15 giorni, quale sarà la direzione elitaria? Ve lo diciamo noi. Quarta rivoluzione industriale. Identità digitale obbligatoria. Geolocalizzazione obbligatoria. Credenziali digitali obbligatorie. Tutte quante. Questo determinerà a quali prodotti, servizi e informazioni possiamo accedere o al contrario cosa ci viene precluso. Il nostro livello sarà determinato dal nostro comportamento digitale. Il controllo dell'informazione e dei social media sarà dittatoriale. La libertà di divulgazione sarà demolita. Le partnership tra pubblico e privato saranno tutte regolamentate dal Cyber Polygon, che implementerà nuovi standard sullo scambio di informazioni. Il tutto svolto all'interno di una crisi climatica eterna, nuovi lockdown, collasso
industriale, crescente sfiducia tra governi e cittadini, una maggiore adozione di tecnologie di sorveglianza biometrica, censura a tutti i livelli, rivolte nelle strade e tanto altro. Spesso mi domandate quali comportamenti adottare nel caso tali eventualità si verificassero. Natus non è l'oracolo e la vostra forza sarà determinante, ma posso darvi dei consigli. Prima di tutto, preparate scorte di cibo, preferibilmente scatolame a lunga conservazione. In caso di disastro, chiudere acqua e gas per evitare ulteriori pericoli all'interno della vostra abitazione. Preparate scorte d'acqua, tanta acqua. Mi raccomando, pensate ad una fonte di riscaldamento alternativa. Create metodi di cottura alternativi. Il fornelletto a gas da campeggio potrebbe essere un'opzione. Per chi disponesse di legna, sapete cosa fare. Programmate i compiti da svolgere così da poter sfruttare correttamente la luce del giorno. Escogitate opzioni alternative di intrattenimento, altrimenti perderete la lucidità. E soprattutto create fonti luminose alternative durante le ore di buio. Candele, bastoncini luminosi, lampade ad olio, illuminazione solare, torce ricaricabili. Chi può si procuri batterie di vario tipo e genere ed una radio o ricetrasmittente. Comunicare con l'esterno diventerà fondamentale per la sopravvivenza. Un'ultima cosa, la più importante, niente panico. Natus domina.